Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti, buona mattinata qui dalla radio, è mercoledì 19 febbraio del 2025, buon discreto mercoledì a tutti dopo l'eliminazione del Milan ieri sera dalla Champions League, dopo il pareggio con il Feyenoord. Vabbè, tanto è inutile che ci prendiamo in giro, sto registrando nell'immediato dopo partita, quindi ancora probabilmente ciò rifletterà i sentimenti dopo l'eliminazione del Milan, che non doveva esserci per mille motivi. Ma tra poco andiamo subito a parlare delle motivazioni che ci hanno portato qui a vivere una notte di Champions League brutta, non da Milan. In tutti i sensi, ma in realtà è stata una Champions League abbastanza non da Milan. Partiamo subito. Non sto né a chiedere like, eccetera. Oggi capisco la rabbia, quindi oggi non me la sento onestamente. Dai, partiamo subito. Via il dente, via il dolore. Parliamo subito di Teo Hernandez. Teo ha fatto due sciocchezze in realtà, perché la prima, quando prende il giallo, era evitabilissimo, ormai il fallo l'aveva fatto, non serviva a trascinare giù l'avversario, prende un giallo completamente inutile, tra l'altro sapendo di essere diffidato, e poi ne prende un altro sapendo di essere già stato ammonito per una simulazione in area di rigore su un tentativo di calcio di rigore. Ha sbagliato, ha assolutamente sbagliato, non si può dire il contrario. Marciniak è stato severo, ma non è andato oltre, non si è inventato niente, quindi la severità ci sta, è giusto che sia stato espulso, ci può stare assolutamente. Per un giocatore che tra l'altro non aveva nemmeno fatto una discreta partita, una cattiva partita fino a quel momento, ma che ci ha completamente azzoppato la partita, facendosi espellere al 50°. Una partita che il Milan aveva giocato bene, era andato in vantaggio di un gol, stava amministrando, non stava colpendo, ma stava amministrando una partita che comunque era sotto il suo controllo e che magari poteva andare diversamente. Sicuramente l'espulsione di Teo ha condizionato. Tra poco parliamo anche del resto, perché non c'è solo, diciamo così, c'è soprattutto Teo, ma non c'è solo Teo nella sconfitta del Milan e nella Champions League soprattutto del Milan, ma era giusto partire da quello che è stato un po' l'evento scatenante, l'ultimo tassello per la eliminazione del Milan da questa Champions League, che è stato il tassello più pesante ieri sera, ovvero l'espulsione di Teo. Penso che il viaggio di Teo, come ho detto ieri nel post partita, sia abbastanza arrivato alla fine. Penso che siamo arrivati alla conclusione di un bel viaggio, perché la parabola di Teo è stata altissima e luccicante per 3 stagioni. La prima, quella del suo arrivo, dove ci ha fatto completamente innamorare di un terzino che non si vedeva da tempo al Milan. Quella successiva, quella del ritorno in Champions League, dove è stato forse il suo apice, compreso l'anno dello scudetto, dove ha trascinato il Milan con gol anche importantissimi, pesantissimi e bellissimi. Ha fatto una buona stagione l'anno successivo, quella della semifinale di Champions League e del quinto posto, e poi da quel momento in poi ha iniziato veramente ad alternare qualcosa di buono, qualcosa di meno buono, e in questa stagione ha alternato qualcosa di meno buono, qualcosa di meno buono e qualcosa ogni tanto di buono.
Siamo arrivati, come detto, probabilmente alla fine di un viaggio, quello di Teo al Milan, che è giusto che forse si chiuda adesso, perché ci si sta un po' trascinando. C'è una grandissima parte di suoi demeriti in questo, perché è innegabile che c'è una buona parte dei demeriti di Teo in quelle che sono le sue prestazioni, perché al di là di tutto quello che circonda Teo, poi Teo fa il professionista e Teo non può sicuramente fare questo tipo di prestazioni che ha fatto nell'ultimo anno e mezzo. A questo non posso non dirlo perché sarei disonesto con me stesso. So che c'è stato anche dell'altro che ha contribuito a picconare già una, diciamo così, professionalità forse un po' troppo, a una scarsa, diciamo così, prestazione sul campo, a una scarsa, diciamo così, rendimento che non è stato quello degli anni scorsi, ha, diciamo così, ha contribuito a picconare questa scarsa capacità sul campo, la scarsa dimostrazione avuta verso di lui dalla società con una mancata proposta di rinnovo dei contratti in estate e la cessione nel mercato di gennaio che era stata avallata dalla società. Questo non giustifica, come detto, assolutamente le prestazioni di Teo, è semplicemente dare il quadro generale di quello che è stata l'avventura di Teo, soprattutto negli ultimi 12-24 mesi. Detto questo, perché insomma era giusto partire da qui, è stato l'evento scatenante, andiamo al resto. Il resto parla di un Milan che per 3 tempi su 4, quando è stato in parità numerica, è riuscito a fare un gol alle riserve del Feyenoord, perché questa è la realtà dei fatti. In 3 tempi su 4 ha fatto un gol, quello di Jimenez al primo minuto del primo tempo di quest'oggi. Ha affrontato male la gara d'andata, complice un errore di Mike, ma complice anche una prestazione generale di squadra sicuramente non sufficiente. È arrivato a giocarsi questo playoff di Champions League per colpa sua, estremamente colpa sua, per essere andato a giocare a Zagabria una partita senza capo, senza coda, senza cuore, senza testa e con un paio di errori pesanti dei singoli, cioè Musa per il doppio giallo e Gabbia in occasione del gol. In Champions League gli errori dei singoli li paghi tragicamente, non è il campionato dove un errore passi inosservato, perché con tutto il rispetto non c'è il Verona, non c'è l'Empoli, non ci sono queste squadre che ti permettono anche di vincere partite giocate malino, come è successo col Verona in casa. Gli errori in Champions League li paghi. Siamo arrivati a giocarci questi playoff perché a Zagabria abbiamo giocato male all'andata col Feyenoord, come detto un Feyenoord che aveva fuori il portiere titolare, il terzino destro titolare, il difensore centrale titolare, 3 centrocampisti di cui 2 titolari e 1 prima riserva, l'attaccante l'hanno venduto a noi, la riserva dell'attaccante Ueda era infortunato e hanno giocato con 2 2006 e un 2005, cioè 2 diciottenni e un 19enne. Un terzino a far la mezzala, cioè Bueno, e questo era il Feyenoord. E da questa squadra siamo riusciti ad uscire. Per colpa di Teo? Sì, assolutamente. Per colpa del Milan? Assolutamente sì. Perché il Milan, in parità, anche con Teo in campo, eccetera, eccetera, ha fatto un gol in 3 tempi. Ed è arrivato qui per colpa sua, per Zagabria. Al netto di una Champions League che è vissuta sì di una fiammata clamorosa a Madrid, quasi inaspettata, ma che è vissuta di un lento trascinarsi di vittorie un po' rosicate, Girona, Stella Rossa, Bruges in superiorità numerica e poi il tonfo finale di Zagabria. Sicuramente una Champions fallimentare, quella del Milan, assolutamente sì, perché insomma, è riuscito a mandare all'Ortiche la qualificazione diretta agli ottavi ed è riuscito a mandare all'Ortiche la qualificazione agli ottavi passando dai playoff con il Feyenoord. Un buon demerito per me c'è anche l'allenatore, ma non è il principale, perché poi so che mi scrivete la testa allenatore vuoi? No, non sto dicendo questo. Però quando si perde si va dentro tutti nel calderone perché? Perché è difficile che una squadra composta da 11 più 15 più 16 più un allenatore abbia solo e soltanto un colpevole.
L'allenatore un po' ha sbagliato quello che è stato l'approccio di Zagabria, non è riuscito a trasferire quello che doveva essere trasferito a Zagabria, ha impostato male per me tatticamente la partita d'andata a Rotterdam e quest'oggi un pizzico di zampino ce l'ha messo quando, rimasto in 10 ma in vantaggio di un gol, poteva gestire un po' meglio quella che erano gli equilibri di squadra, non lasciando Reinders da solo con João Felix per 10-15 minuti e poi provando a riequilibrare quando però un po' la frittata era già stata fatta, c'è una squadra che era abbastanza stanca, nonostante che il gol l'abbiamo preso credo con Fofana dentro in tutto questo, ma insomma è riuscito a togliere Jimenez, vabbè, siamo andati completamente nel pallone e lì una volta che si va in confusione non ne esce nessuno. Detto che il Milan è arrivato a questa competizione giocando in mezzo al campo con Musa e Reinders, perché Fofana, cioè l'altro titolare, si è seduto perché abbiamo costruito una squadra male, a centrocampo malissimo, perché lo sappiamo che siamo ipercorti a centrocampo e il tuo titolare insieme a Reinders oggi non è andato in campo, anzi ieri scusate, perché da 2 mesi non ne ha più, da un mese non ne ha proprio più e da 2 o 3 partite non ha 90 minuti nelle gambe, perché viene o sostituito al 60° o a volte, come è stato per il derby, nonostante la squalifica, torna in campo e comunque non fa bene. Gli abbiamo tirato il collo e questi sono i risultati, perché la rosa è stata costruita male. Una rosa costruita male, che ne dica Zlatan poi nel botta e risposta con Boban, a me onestamente adesso di fare figli e figliastri, colpevoli, eccetera, al 18 febbraio è una stagione che sta andando male, poi la puoi, diciamo così, togliere dall'annegamento e, diciamo così, chiuderla respirando al pelo d'acqua arrivando quarto. Ma è una stagione che innegabilmente sta andando male, eviterei di fare troppo gli splendidi, dicendo che questa è una squadra più forte rispetto a quella che ha vinto lo scudetto, anzi 2 volte più forte. Questa non è una squadra, questo è un gruppo di giocatori assemblato per far numero. Possiamo poi dividerci con quelle che sono le qualità dei singoli e che magari sono anche superiori, preso giocatore per giocatore rispetto a quelli del Milan che ha vinto. È un esercizio inutile. Vincono le squadre nel calcio, non vincono gli assemblaggi di giocatori, mal allenati peraltro e mal supportati da una società che tanto lo sapete, per me è praticamente inesistente, lo sapete che ho una scarsa, diciamo così, considerazione sportiva di quello che è il compito dei dirigenti, perché non è fare 2 giorni il mercato e le ultime 48 ore del mercato di gennaio, fare la dirigenza e fare ben altro. Ma insomma, vabbè, non è il momento per parlare di questo, ne avremo probabilmente tempo in futuro. Volevo parlare di quello che è stato invece la nostra Champions League, la nostra partita e in questo rispondere un po' alla domanda. Ci siamo autodistrutti, ci siamo assolutamente autodistrutti per una qualificazione che era alla nostra portata. Ci siamo autodistrutti perché invece di costruire sulla squadra che diceva anche lo stesso Boban, che comunque aveva vinto lo scudetto, era arrivata in semifinale di Champions League, e invece di costruirci sopra l'abbiamo rifondata e non so quanto sia stata un'idea geniale rifondare questa squadra. E forse è questo che in questo momento manca al Milan. Manca il Milan. Al Milan manca il Milan, manca essere squadra. Adesso, chi è stato a San Siro ieri ha visto, era comunque un playoff di Champions League, non era sicuramente una semifinale, ma eravamo lontani dal tutto esaurito e eravamo lontani dallo spirito, dall'ambiente della Champions League. È un ambiente anche abbastanza tossico in questo momento quello del Milan. Apro e chiudo parentesi, ragazzi, allora la maleducazione nel post partita, anche no. Prendersela con noi, facendo la frasina a effetto per stuzzicarci o per tirarci la giacchetta su quello che abbiamo detto magari in passato di giusto o sbagliato. Magari vi può, diciamo così, far sfogare dalla rabbia, ma cosa serve? Cioè, ormai ci conosciamo, cosa serve, ragazzi? Ma ve lo dico veramente
come se io fossi, tra virgolette, quello che scrive e voi in onda. Ma cosa serve venirci a pizzicare a noi nel post partita? Dai, su, cioè, facciamo i bravi. Chiuso parentesi. Si può dire tutto nei dovuti modi, e non essendo d'accordo con quello che diciamo, ma coi dovuti modi, cioè venirci a sfottere così, ma perché? Vabbè. Torniamo a noi. Il Milan si è un po' andato a autodistruggere, come hai detto, negli ultimi 2 anni. Questa forse è una delle peggiori stagioni del Milan negli ultimi 6-7 anni, da quando ha iniziato quel percorso che poi l'ha portata prima a tornare in Champions League, poi a vincere lo scudetto, eccetera, eccetera, eccetera. Forse 4-5, 6-7 sono stato troppo largo. Sicuramente è la stagione peggiore, ma come detto è l'ambiente che è particolarmente brutto in questo momento. Non è da Milan, non è. Siamo un po' un carrozzone che si muove, a volte si esalta per piccole grandi cose che non devono essere quello che si esalta una società, una squadra, una tifoseria. Bisognerebbe esaltarsi per le vittorie, per le belle partite, per le grandi partite, per le grandi vittorie, per le belle prestazioni, per il bel gioco dimostrato. A volte poi ci emozioniamo per l'1-0 col Verona, ma non ne voglio fare una colpa, perché gli 1-0 col Verona ci stanno in una stagione. Ci stanno se poi li metti insieme a stasera, vai dentro, fai 2-3 gol al primo tempo e arrivederci. Oppure vai in casa del Feyenoord e non fai la partita distratta così, fai sembrare Paixão o Ronaldinho. Non è questa. Ci stiamo proprio andando a cercare col lanternino l'autodistruzione. Spero di non fare l'ultimo passo dell'autodistruzione, cioè quello di arrivare quinti, sesti, settimi, anche perché uscendo noi, uscendo l'Atalanta dalla Champions League, il ranking peggiorerà in maniera drastica. Se le squadre spagnole fanno un po' di strada, il quinto posto non darà mai la quinta squadra in Champions League, quindi bisogna adesso provare a resettare, far fronte comune e provare a ripartire per l'ennesima volta in una stagione, cercando di inquadrare il quarto posto come obiettivo finale. La Coppa Italia lasciamola da una parte un secondo, pensiamo alle cose importanti. Le cose importanti in questo momento è arrivare quarto, punto. Sacrificare qualsiasi cosa sull'altare per arrivare quarti, perché lo sappiamo quanto sposta a livello economico la Champions League. E cosa vuol dire questo futuro? Capisco che magari c'è la Coppa Italia con trofeo, ma chi se ne frega della Coppa Italia? Questa è proprio detta schietta. Dobbiamo ritornare in Champions League l'anno prossimo. Poi, se riusciamo, mentre stiamo tornando a fare bene in campionato, vuol dire vincere 1, 2, 3, 4, 5 volte, mai successo in stagione, mai, e questo vuol dire qualcosa. Non siamo mai riusciti a vincere per più di 2, 3, 4 volte, 4 credo mai, 3 sicuramente, non di più. Dobbiamo far fronte comune per andare in campionato ad arrivare quarti. Come? Bella domanda. Non giocando tutti in allegria davanti, cercando un equilibrio, cosa che non è mai stato, cercando di essere squadra. Squadra vuol dire giocare tutti insieme, cosa che non abbiamo mai fatto o quasi, cercando di buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo, perché gli errori fatti, lo sapete, sono tanti, sono stati commessi a vario titolo da parte di tutti. Bene ha fatto l'allenatore a assumersi quelli che è gli errori di campo, perché l'allenatore è il capo di tutto questo. E poi a fine stagione tracceremo una linea di chi è giusto che saluti e di chi è giusto che possa rimanere. Siamo arrivati in chiusura di questo editoriale. Ci ritroviamo direttamente domani, anzi no, che domani, ci vediamo tra poco alle 9:30 perché a Milan e in serata con la San Siro Bottoni speciale. Grazie a tutti e a dopo.